Oggi vi parlerò di un approccio molto interessante per risolvere problemi psicologici sviluppato in Italia negli anni '80, la psicologia breve e strategica. Avete presente quando siete bloccati in un tunnel buio e sembra che non ci sia una via d'uscita? Magari avete anche provato 1000 cose, ma il problema rimane lì, opprimente. E se vi dicessi che c'è uno psicologo italiano, Giorgio Nardone, che ha inventato un modo rapido e creativo per trovare quelle vie di uscita, e questo accade in pochi incontri con tecniche sorprendenti che vi faranno vedere le cose in modo completamente nuovo. In questo video vi spiegherò come funziona la psicologia breve strategica. Vedremo da dove nasce, quali sono le sue tecniche e i possibili benefici, ma anche i limiti di cui bisogna essere consapevoli. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Jacopo, studente e appassionato di psicologia, desideroso di divulgare in modo semplice e chiaro i molti aspetti affascinanti di questa disciplina. Venite quindi con me a scoprire i segreti della nostra mente. Prima di iniziare però, mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere le prossime uscite. La psicologia breve strategica è una forma di terapia psicologica inventata negli anni '80 dallo psicologo italiano Giorgio Nardone. L'idea di base è aiutare le persone a risolvere problemi specifici in poche sedute, senza perdersi in lunghe analisi del passato. Per questo viene definita breve. Si concentra infatti su quello che il paziente vuole ottenere adesso per migliorare la sua vita. Questo tipo di terapia nasce dall'incontro di diverse idee, quella della scuola di Palo Alto in California, che studiava come funziona la comunicazione, quella della scuola di Milano che lavorava con le famiglie e le tecniche dello psicologo Milton Erickson volte a influenzare le persone con metafore ed ipnosi. Nardone ha messo quindi insieme queste varie ispirazioni per creare un nuovo approccio focalizzato sui problemi pratici. Ha iniziato a svilupparlo nel suo centro di terapia strategica ad Arezzo negli anni '80, da lì poi si è diffuso anche all'estero. Vi ricordo che ho fatto un video su un altro tipo di psicoterapia, la psicoterapia cognitivo-comportamentale. Ve lo lascio linkato qua sotto in descrizione qualora foste interessati. Vediamo ora come funziona però questa psicoterapia. I punti centrali della psicologia breve strategica riguardano il fatto che ci si concentra solo su un problema specifico che il paziente vuole risolvere ora. Non ci si perde quindi nel passato. Il terapeuta poi è molto attivo e propone soluzioni in modo diretto, non sta solo ad ascoltare. Inoltre si dà anche importanza alle relazioni del paziente che possono mantenere il problema. Si usano poi tecniche paradossali come consigliare di fare di più qualcosa di negativo. La terapia poi è veloce e tendenzialmente dura poche sedute. Alcune tecniche usate in questo approccio sono per esempio la prescrizione paradossale del sintomo, il che significa che se una persona ha attacchi di panico il terapeuta può dirgli di provare ad averne uno apposta nel momento in cui decide lei, ad esempio alle 15 del pomeriggio. Provare a far venire il sintomo volontariamente può diminuire nel potere. Possono anche essere utilizzate tecniche di ristrutturazione semantica. Per esempio, se una studentessa pensa di essere poco intelligente perché va male a scuola, il terapeuta può aiutarla a vedere le cose sotto una luce diversa, ad esempio che è semplicemente lenta nell'apprendere alcune materie. Possono essere anche utilizzate tecniche di inquadramento positivo. Per esempio, se un ragazzo si vede solo come timido e chiuso, il terapeuta può fargli notare che la sua riflessione prima di parlare può essere considerata una qualità, non un problema. In questa psicoterapia si fa anche molto uso dei rituali terapeutici. A una donna, per esempio, che ha subito un lutto può essere proposto di fare qualcosa di simbolico, come liberare il mare dai fiori o piantare un albero. Vengono utilizzate anche metafore, per esempio raccontare la storia di qualcuno che era bloccato in un tunnel e poi ha trovato la via d'uscita, può aiutare una persona a sbloccarsi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete avuto mai modo di provare questa psicoterapia e come vi siete trovati. Come ogni psicoterapia anche questa però ha dei vantaggi e dei svantaggi. Vediamoli insieme. I principali vantaggi della psicoterapia breve strategica sono la rapidità, l'attenzione ai risultati concreti e l'utilizzo di tecniche innovative. Essendo una terapia breve permette di ottenere miglioramenti in poche sedute, tipicamente meno di 10. L'approccio attivo del terapeuta può accelerare i tempi rispetto a terapie più passive. Inoltre le tecniche paradossali rompono gli schemi del paziente, portando a vedere il problema in un modo nuovo. Uno svantaggio però è che non è adatta a tutti i tipi di pazienti o di problematiche. Funziona meglio per persone motivate al cambiamento e per problemi circoscritti, non per pazienti poco collaborativi o quadro psicopatologici molto complessi. Richiede inoltre una solida competenza da parte del terapeuta, infatti se viene applicata meccanicamente da terapeuti poco esperti può risultare inefficace. Una domanda però può sorgere spontanea, ma questa psicoterapia funziona? Vediamolo nel prossimo capitolo. Studi sull'efficacia della psicologia breve strategica evidenziano buoni risultati in un'ampia gamma di problematiche specifiche. Da alcuni risultati appare che gli esiti positivi di questo trattamento si attestano sull'88% dei casi trattati, con efficacia ancora più alta per i disturbi di tipo fobico-ossessivo, dove raggiunge addirittura il 95%. Questa terapia sembra essere molto efficace anche per i disturbi alimentari, per quelli sessuali, per quanto riguarda i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, così come per i disturbi legati alla dipendenza da internet. In sintesi, la psicologia breve strategica è un approccio interessante, sviluppato in Italia da Giorgio Nardone e i suoi collaboratori.
punta a risolvere problemi pratici in poche sedute, usa tecniche originali per spingere la persona a vedere le cose in modo diverso e il terapeuta è molto attivo e propositivo. Nel complesso, la psicologia breve strategica rappresenta un approccio interessante che va visto con una mente aperta. Potrebbe aiutare alcune persone a risolvere problemi in tempi rapidi, ma è importante che sia applicata da professionisti competenti. Cari amici, questo video termina qui. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se questo video per voi è stato utile, interessante o se volete muovere anche qualche critica. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere le prossime uscite, di lasciare un like e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!